Sapete, non tutti gli aerei che solcano i cieli nascono per combattere. Alcuni, silenziosi e discreti, custodiscono una missione altrettanto cruciale: preparare i piloti a dominare i velivoli più avanzati del mondo. Tra questi, uno in particolare si è distinto al punto da diventare un simbolo di eccellenza tecnologica e di ambizione, ovvero l'M346. Un aereo italiano che sembra nato per insegnare a volare, ma che dietro la sua veste di addestratore nasconde molto, molto di più. La storia di questo aereo inizia nel lontano 1992. Siamo negli anni immediatamente successivi alla fine della pluridecennale guerra fredda e in questo contesto l'italiana Air Macchi riuscì a partecipare ad un programma di sviluppo aeronautico con la Yakovlev, famosissima azienda russa pronta a offrire supporto finanziario e tecnico a un nuovo velivolo d'addestramento che l'azienda stava sviluppando dal 1991, in competizione con il Mikoyan MiG-AT. Ma Air Macchi ottenne anche qualcosa di più: il diritto di modificare il velivolo e di portarlo sul mercato occidentale. Il frutto di questa collaborazione prese il volo per la prima volta nel 1996 e l'anno successivo giunse in Italia per sostituire l'invecchiato MB339, già ribattezzato Yak AM130. Nel febbraio del 1996 la Russia mise sul tavolo i primi finanziamenti e promise di acquistare fino a 200 esemplari per la propria aeronautica. Tutto sembrava filare abbastanza liscio, tuttavia ben presto le difficoltà finanziarie di una Russia indebolita dalla caduta dell'Unione Sovietica iniziarono a farsi sentire. Già nell'ottobre del 1998 si osservava come il progetto stesse lentamente diventando un'iniziativa guidata dall'Italia. Per farvi capire meglio, sappiate che nel luglio del 2000 solo la Air Macchi deteneva il 50% del programma, mentre Yakovlev e Sokol ne possedevano ciascuno il 25%. Ma le divergenze strategiche e la mancanza di fondi portarono rapidamente a un punto di svolta. A metà dello stesso anno la partnership si dissolse definitivamente. Ogni azienda decise di proseguire per conto proprio e Yakovlev ricevette 77 milioni di dollari per i documenti tecnici del velivolo. Così l'azienda russa poteva vendere il suo Yak 130 a paesi come India, Slovacchia e Algeria, mentre Air Macchi avrebbe rivolto il proprio M346 o M346 in base a come lo volete chiamare ai paesi della NATO e degli altri mercati occidentali. L'M346 che conosciamo oggi quindi è il risultato di un profondo processo di trasformazione, una versione fortemente modificata del progetto originale con componenti esclusivamente occidentali. Tra questi spicca il sistema digitale di controllo del volo, frutto di una collaborazione tra Teleavio, Marconi Italiana e BAE Systems. Nel luglio del 2000 fu scelto il motore turbofan Honeywell F124 in sostituzione dell'Otarev DV2S originariamente previsto. Ci spostiamo poi nel 2004, anno in cui fu affidato alla CAE, ovvero un'agenzia canadese specializzata nella produzione di tecnologie per la simulazione, modellazione e servizi di addestramento rivolti a compagnie aeree e clienti del settore della difesa, lo sviluppo di un simulatore full mission e nel tempo furono siglati ulteriori contratti per la produzione di questi simulatori avanzati. Nonostante questo, un anno prima, ovvero il 7 giugno del 2003, avremo modo di assistere già alla presentazione del primo prototipo dell'M346 al pubblico, seguita dalla fase di test a terra, anticipando il grande momento del 15 luglio del 2004, quando il prototipo compì il suo primo volo. Il programma attrasse subito l'interesse internazionale. Nel gennaio del 2005 il Ministero della Difesa greco firmò un Memorandum of Understanding per entrare a far parte del progetto, seguito nel 2006 da un accordo di cooperazione industriale con la Hellenic Aerospace Industry. 3 anni più tardi, durante l'Air Show FIDAE, anche l'azienda cilena ENAR firmò il medesimo documento con la Lenia Air Macchi, dimostrando quanto il progetto stesse catturando l'attenzione di tutto il mondo. Il 10 aprile del 2008 segnò poi una nuova tappa. Oltre alla scelta definitiva del suo nome, dove la M stava ad indicare il termine master, fu presentato il primo velivolo di produzione iniziale denominato LRIP-00, già con il nuovo carrello d'atterraggio, gli aerofreni e un maggior numero di componenti in materiale composito. Pochi mesi dopo, il 18 dicembre, l'M346 superò la barriera del suono raggiungendo Mach 1,15, ovvero 1255 km/h. E questo, ragazzi, fu un evento storico. Era la prima volta in 50 anni che un aereo interamente costruito in Italia rompeva il muro del suono. E non fu un caso che nello stesso periodo Boeing siglò un accordo per collaborare alla commercializzazione, la vendita e il supporto dei velivoli M346 ed M311.
La certificazione di tipo militare italiana arrivò poi il 20 giugno 2011, dopo 180 voli di test e oltre 3.300 punti di verifica completati in appena 5 mesi. All'inizio l'M346 era pensato esclusivamente come jet trainer avanzato, senza armamento, ma la storia del velivolo non si fermò certo qui. Già nel novembre 2015 si delineava una versione dual role capace di combattere. Alla fine del 2017 furono effettuati test con missili AIM-9L e già nel 2015 una versione armata, l'M346 LCA, acronimo che sta ad indicare Light Combat Aircraft, era stata proposta alla Polonia con la possibilità di impiegare missili Brimstone aria-terra. Oggi la variante armata M346 FA è in sviluppo e il primo pre-serie ha spiccato il volo a Venegono nel luglio del 2020. Nel febbraio 2016, con la nascita della nuova Leonardo Finmeccanica, l'M346 assunse due nuovi ruoli: il Companion Training, letteralmente compagno d'addestramento, e il Dissimilar Air Combat Training, ovvero un addestramento in cui un pilota affronta un aereo con prestazioni e caratteristiche diverse, simulando il combattimento contro un nemico reale. In generale, i vari clienti esteri hanno subito apprezzato la versatilità del velivolo, ideale per il ruolo di aggressor, ovvero un aereo che simula il ruolo di velivolo nemico nelle simulazioni. E Leonardo lo propone oggi sia per il Companion Training sia per ruoli di Adversary Red Air. Ed infine, parlando degli ultimi successi conseguiti dall'Italia in quest'ambito, diciamo che nel gennaio del 2021 anche Israele e Grecia annunciarono un ambizioso accordo di sicurezza del valore di 1,68 miliardi di dollari. Esso prevedeva l'acquisto di 10 M346 e la creazione di una scuola di volo per l'aeronautica ellenica, gestita da Elbit Systems, comprensiva di simulatori, addestramento e supporto logistico. Dall'idea condivisa tra Italia e Russia fino alle evoluzioni che lo hanno trasformato in un velivolo versatile e pronto al combattimento, l'M346 ha tracciato dunque un percorso unico nella storia dell'aviazione italiana, ma per comprendere appieno cosa lo renda così speciale è ora il momento di esplorare le sue caratteristiche, il cuore tecnologico che ne definisce le prestazioni e il ruolo in ogni missione, che sia essa di addestramento o reale. L'M346 nasce come Lead-in Fighter Trainer, ovvero in altre parole come aereo da addestramento, progettato quindi per preparare i piloti ad affrontare i più moderni caccia da combattimento. Alimentato da due motori turbofan Honeywell F124, studiati per contenere sia i costi di acquisto sia per quelli operativi, il velivolo può raggiungere velocità transoniche senza ricorrere al post bruciatore. Secondo Alenia Air Macchi, infatti, le prestazioni di volo dell'M346 sono seconde solo a quelle degli aerei dotati appunto del medesimo post bruciatore. Fin dall'inizio la progettazione ha seguito i cosiddetti principi di design to cost e design to maintain, consentendo di ridurre notevolmente i costi. Per intenderci, ogni ora di volo dell'M346 risulta in termini economici circa un decimo di quella necessaria a un Eurofighter Typhoon. Il velivolo è stato concepito per essere anche estremamente versatile. Il suo ruolo da addestratore non gli impedisce di certo di sostenere missioni operative come il Close Air Support o compiti di polizia aerea. Volendo, infatti, si può configurare la macchina per renderla un aereo da combattimento e armato in tutto e per tutto. La sua struttura integra un sistema digitale fly-by-wire quadruplex a piena autorità che, insieme alla configurazione aerodinamica ottimizzata, permette manovre complete anche da angoli di attacco superiori ai 30 gradi. Il controllo di volo consente anche di regolare i limiti di angolo di attacco e di forza G. Ciò permette all'M346 di replicare fedelmente le caratteristiche di volo di diversi caccia e di aumentare progressivamente le difficoltà degli esercizi, rendendo l'addestramento sempre più efficace. Per garantire la sicurezza dei piloti è presente il cosiddetto Pilot Activated Recovery System, abbreviato in PARS, che con la semplice pressione di un pulsante riporta automaticamente il velivolo a un assetto stabile e livellato. Spostandoci ora in un altro settore, diciamo che il velivolo in questione dispone di un sistema avionico digitale ispirato a quello dei più moderni caccia, come il Saab JAS-39 Gripen, l'F-22 Raptor e l'Eurofighter Typhoon. Questa dotazione lo rende adatto a tutte le fasi dell'addestramento avanzato, riducendo la necessità di utilizzare i caccia operativi per le ore di volo formative e scaricando, tra virgolette, parte del carico della Operational Conversion Unit, ovvero un reparto incaricato di addestrare i neopiloti su aerei da combattimento reali, alla Pilot Training Unit, ossia il reparto adibito all'addestramento dei piloti su velivoli che simulano l'aereo che andranno a pilotare successivamente. La struttura
struttura modulare del sistema avionico consente inoltre l'integrazione di nuovi dispositivi e aumenta le possibilità quindi di aggiornamento e crescita del velivolo. Il cockpit digitale poi dell'M346, ovvero ciò che il pilota ha di fronte a sé, rappresenta l'evoluzione più recente nelle impostazioni di volo. Compatibile ovviamente con visori notturni, è dotato di 3 display LCD a colori multifunzionali, un head-up display anche nel cockpit posteriore e opzionalmente anche di un helmet mounted display, ovvero una sorta di visore integrato sul casco del pilota. L'M346 ha installato al suo interno anche Siri. No, ok, non si parla propriamente di Siri, ma di un sistema di comandi vocali che integra funzioni come la navigazione, mentre le comunicazioni si affidano ai trasmettitori VHF o UHF, transponder IFF e altri sistemi di ultima generazione, garantendo piena sicurezza e controllo in ogni fase del volo. Tra le innovazioni più importanti spicca sicuramente l'Embedded Tactical Training System, abbreviato in ETTS, capace di simulare radar, pod di puntamento, armi e sistemi di guerra elettronica e di interfacciarsi con i dispositivi e le munizioni effettivamente a bordo. L'ETTS può operare in modalità standalone, caricando prima del decollo dati simulati e scenari completi di minacce e bersagli, oppure in rete, ricevendo e reagendo in tempo reale alle informazioni provenienti dalle stazioni di monitoraggio a terra tramite il datalink dell'aereo. Il tutto, se volete, è paragonabile a un grande e complesso videogioco simulativo. Grazie al sistema è possibile generare infatti forze simulate estremamente realistiche, amiche o nemiche, permettendo un addestramento tattico molto realistico. Al termine delle missioni poi tutti i dati raccolti, inclusi i video opzionali dell'HMD, ovvero dell'Helmet Mounted Display, possono essere estratti e analizzati per migliorare le prestazioni dei piloti. Leonardo propone anche un Integrated Training System, denominato ITS, che integra l'M346 con un Ground Based Training System, anche qua acronimato in GBTS, comprendente dispositivi didattici, simulatori, strumenti per la pianificazione delle missioni e sistemi di gestione per l'addestramento. Questo approccio modulare quindi permette di strutturare un percorso formativo completo e progressivo, pensato per portare i piloti al massimo livello di preparazione. Ma la Air Macchi nel corso del tempo ha prodotto anche altre versioni dell'aereo protagonista del video, come ad esempio la variante multiruolo M346FA già citata, che rappresenta l'evoluzione che trasforma l'addestratore in un velivolo da combattimento versatile. Dotata dei radar multimodalità Grifo M346 di Leonardo Electronics e di 7 punti d'attacco esterni, l'M346 in questa versione può trasportare fino a 3000 kg di carico senza compromettere l'elevato rapporto spinta-peso. Tutti i dati relativi ai carichi poi vengono visualizzati direttamente sui display multifunzione, offrendo al pilota quindi pieno controllo in ogni fase della missione. L'aereo poi, come tutti sappiamo, non è stealth, anche se il suo profilo radar di circa 20 metri quadrati in configurazione standard può essere ridotto a un solo metro quadrato grazie a un kit di bassa osservabilità appositamente sviluppato. E restando proprio in questo tema, diciamo che tra i sistemi di autoprotezione disponibili figurano strumenti come il Defensive Heights Support System, acronimato in DAS, che comprende a sua volta Radar Warning Receiver, Missile Approach Warning System e dispenser di chaff e flare. Per i meno esperti stiamo parlando di una serie di strumenti utili all'aereo per contrastare o eludere efficacemente minacce quali radar e missili nemici, in pochissime parole. L'M346FA può svolgere persino missioni di attacco al suolo, difesa nazionale, polizia aerea e ricognizione. Il mezzo è compatibile con un'ampia gamma di armamenti, missili aria-aria Iris-T o AIM-9 Sidewinder, missili aria-terra, antinave, bombe a caduta libera o guidate, razzi, pod con mitragliatrici A12 e 7, sensori di ricognizione e puntamento e pod di guerra elettronica. Ed infine, a coronare il tutto, abbiamo l'Helmet Mounted Display già citato e i display multifunzione che permettono il puntamento preciso di queste armi. Tutti i sistemi principali sono duplicati e il sistema di volo è anche riconfigurabile, aumentando la sopravvivenza e la funzionalità anche in caso di danni in combattimento. L'M346 in questa configurazione raggiunge anche un raggio operativo massimo di 1375 miglia nautiche con 3 serbatoi esterni, estendibili ulteriormente grazie al rifornimento in volo tramite sonda rimovibile. Dall'addestramento più sofisticato alla preparazione al combattimento reale, possiamo dire dunque che l'M346 unisce tecnologia, versatilità e precisione, pronto a trasformare ogni pilota in un aviatore completo. E ora è il momento di scoprire invece come queste capacità prendono vita nell'impiego operativo. Con
45 aerei, tra quelli ordinati e quelli operativi, l'Italia si conferma essere non solo il paese che diede i natali a questa eccelsa macchina, ma anche il paese a disporne in maggior numero. Il 18 giugno 2009 è stata sicuramente una data importante per la nostra aeronautica, in quanto Alenia Aermacchi, ora confluita in Leonardo, annunciò per la prima volta di aver ricevuto il primo ordine per 6 velivoli, con opzione per ulteriori 9, ma fu nel settembre del 2015 che l'aeronautica avviò il suo primo corso di addestramento con l'M346, segnando l'inizio di una nuova fase formativa dei suoi piloti. Un'altra data sicuramente importante è poi il 12 settembre 2024, giorno in cui le Frecce Tricolori, la celebre pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare, svelarono l'M346 come loro nuovo velivolo per sostituire l'Aermacchi MB339 a PAN, presentando anche una livrea completamente nuova, frutto della collaborazione con Pininfarina, simbolo di design e innovazione italiana. Il nostro paese però, come già accennato, non è l'unico a disporre di questi mezzi. Il primo cliente estero ad acquistare l'aereo italiano fu la Repubblica di Singapore, che già a partire dal 2010 scelse l'M346 per sostituire i suoi ormai datati ST Aerospace A4 SU Super Skyhawk, proprio nel ruolo di addestratore avanzato. Vennero acquistate dunque ben 12 macchine dall'aeronautica singaporiana, che li utilizza ancora tutt'oggi. Tra le altre aeronautiche estere che adoperano o che adopereranno questo aereo abbiamo anche stati come Israele, che ha scelto nel 2012 l'M346 come nuovo aereo addestratore invece del rivale sudcoreano KT-150 Golden Eagle, competitor dell'aereo italiano nella gara per aggiudicarsi la scelta di Tel Aviv, e ad oggi Israele dispone di 30 M346 che sono ad oggi pienamente operativi. Anche la Polonia utilizza il nostro addestratore, da loro denominato Bielik, acquistato in 8 esemplari per la Siwy Pojezdne, ovvero l'aeronautica polacca nel 2014. Nel 2024 la Leonardo confermò anche l'interesse e il successivo acquisto di 24 M346 FA, quindi nella versione per l'attacco al suolo, da parte dell'aeronautica nigeriana, che quindi tra qualche anno cominceranno a ricevere i nostri aerei. Parlando infine degli ultimi aggiornamenti inerenti al 2025, possiamo dire che la Leonardo, tra i suoi tanti contratti, ne ha firmato uno con l'aeronautica austriaca, la quale riceverà 12 esemplari di M346 nella versione d'attacco al suolo, denominati M346 FA Block 20, con la possibilità di ordinarne ulteriori 12. Dall'Italia al resto del mondo possiamo affermare quindi con certezza che l'M346 ha saputo affermarsi come uno dei più moderni addestratori avanzati, unendo tecnologia all'avanguardia e capacità operative che lo rendono unico nel suo genere. Ha formato generazioni di piloti, accompagnandoli dal primo volo sul jet d'addestramento fino alla cabina dei più sofisticati caccia di nuova generazione, e ha dimostrato che un velivolo nato per insegnare a volare può anche trasformarsi all'occorrenza in un mezzo da combattimento versatile ed efficace. L'M346 non è soltanto un aereo, è un ponte tra presente e futuro, tra l'esperienza di chi vola oggi e i sogni di chi volerà domani. E in quel sibilo che squarcia i cieli si racchiude la promessa eterna del volo, trasformare l'uomo in aviatore e l'orizzonte in un confine sempre più lontano.